Liberate Anna Saveria, 1925, il 22 luglio. Beh, mi siete battuto, mi fa male tutti, però ringraziando sempre il Signore sto bene. Ne potremmo raccontare per quando fossi criminale, ma purtroppo eravamo 6 figli, 3 maschi e 3 donne. La mia mamma e mio padre, io una volta una parte, una volta a lavorare, una volta a mietigrana, una volta una volta non ci stava mai. Io avevo fa la donna di servizio da 8 anni a oggi a mio nonno che non era più l'ho vista. E 5 figli. Gli avevo fa magnà, gliel'avevo da, l'avevo a dormì, l'avevo lavà, avevo fa tutto. E se ne facei, ella le scoltiata lo culo, con le marmo. Già si vota da chiacchiera la contrada. Sempre absente. Ci ieri alla scuola, ma i giorni della settimana è fatta 6 lavoratori e uno è domenica. Allora, assente, assente, a scuola, assente. Quando era la fine dell'anno eri più assente, non presente. Allora sono arrivata tranquilla, ma non è niente. E perché voglio badare a quello lì, voglio badare a quello là, voglio fare i lavori di casa, con un secchiotto piccolo e qui un altro ecco, quello dei sardelle, no? Lavori buoni, li battevo il cerchio, mettevo una corda o su un ferro filete e io gli accarriavo per far mangiare, a mettere le freme, a fare quello, a fare quelletto. Era sempre in movimento, non potevo stare mai fermo. La casa non poteva stare chiusa, come li chiudono i bambini piccoli. Allora mi tocca a fare assente, ecco. E gli dà assente fino a 100 anni. Che posso fare? A scuola niente io. C'avevo voluto andare, ma mo insomma era troppo e non era lontana la scuola. Come da qui, la casa giù che a Clarezzetta intorno, era centrata, che era vicina alla scuola, ma non ci potevi andare perché qualche piagnoi, qualche faceva la pipì, qualche faceva quella trasformazione e qualche li teneva sonno e quel che teneva fame. Io ero sempre movendo attorno a loro. Ecco perché non ci potevi andare a scuola. E i genitori sto in campagna a lavorare, capotie alla fiera a Bisende, e una volta al Valvomana al mercato. L'angua parteva la mattina prima giorno, ritornava la sera a buio, poche volte col sole, poche volte col sole. È tutta verità. I nonni, solo il nonno, parte di mio padre, il nonno Pietro, è morto a 96 anni. E a parte di mia mamma, ho il ricordo di tutte e due, la donna, la femmina che tutto l'uomo. Non è morta a casa nostra, è morta a Mondefino, giù. Le situazioni mo allora era criminale perché aveva da obbedire i nonni, i padri, i vicini di casa, aveva la donna dei servizi. Mo invece dice: "Ma che c'hai a fa che c'hai che mi senti mo?" E scappa. Mo non c'è adeguazione, allora sì. Allora vi ascolta, ci sta una vecchiaia lì vicino a noi che lì alla porta della casa sua e alla porta della casa nostra, poco da più lontano dalla signoria, questo inghia. Quello mi vuole bene, mi corro gioia, mi fa gioia, ma che potevi fa? Purtroppo ecco questa è la vita mia.
Dopo sposata so stata ancora chiù martirieta, perché oggi sto io. Lu suocero e la suocera che comandava. 'Na cognata e un cognato era superiore di noi. Io so stata la seconda. Io me li viste dai quei 4 là con tutt gli altri, perché era chiù piccola, mi vergognava. Allora, per buona fortuna, sia dice tutte le mattinà, mia mamma che m'ho preso una che gli associo, ne m'ha dato la biancheria, lo creda signorina, che non me l'ha data, m'ha dato una piccolezza, 4 paia di lenzuola, con tutti i lenzuola di primo matrimonio, la prima notte, come si usa sempre. Non è che si usò allora, non si usa mo lo stesso si usa. Il primo letto. Solo quello di sopra, quello di sotto no, non c'era. Dice: "Quant'è date mamma ti dato?" Io cosa gli dici? Allora, i genitori di mio marito mi disprezzai che non mi aveva dato. Esse mi disprezzai che mi aveva pieto una massaria, era un boccoletto come me, e noi ci volevamo bene da quel ragazzo da 6 anni quando andammo alla scuola. Beh, lontano era diciamo come 3 che io la vino che avete salito dopo, ma più vicino che era quelli su. Antonia, profeta. L'ultima guerra diciamo di adesso, già è 100 anni. Ancora che è 100 anni, ma però ci manca poco. Quello non ha fatto perché era vecchio, ma mio marito sì. E stava in prima linea. Io non so spiegare che vuol dire in prima linea, però quando ho studiato e stato in mezzo all'ammazza, capite più di me. Quello stava in prima linea. E io piagnoi, la matta, piagnoi che qualche mi sburoi. È morto due cugini dei miei, uno un cugino carnale e uno uno stracugino. Era una parte di mamma e una parte di mio padre. La città della morte ne sacca in prima linea, non lo so spiegare. E io ero piccolino in tempo di guerra. Ma lasciai in vac in campagna una parte a buio, così, un po' separate che mi lasciai in vac che mia sorella e i miei 2 fratellini più grandi e una scatola di questa misura, così, ci sto i soldini e loro. E il giorno che m'ha buttato le armi l'Italia, che è perduta la guerra, che loro la gente che corrono a cucina la città, noi stavamo in campagna e non vedevamo niente. Eppure qualcosina le vedemmo pure. Nella nostra contrada c'è stato un giovanotto che era che sono io, ha fatto come come te lo devo spiegare, resistenza a lui. Quello il tedesco più furbo di quella là, ha fatto bim! Quello ha ammazzato a te. Allora, a corso tutti i compagni che era, mo se lo sai o non lo so, a Camposanto giù. Dopo quando da Bisenda andare per la via dei Terme, prima un ponte e dopo ci stava Camposanto. Quelli da di là che teneva la compagnia che aveva fatto come una casa che li tende, andesi i rumori, a corso tutte le gruppi, han bucato 2, 3, 4 famiglie. E dopo ieri sotto la cantina, ha sbucito una botte di vino, tutto lo vino ondare, l'olio dentro ai forni, tutto per terra e basta. Aspe
ammazzate il nonno, quel giovanotto e una sorella. Era incinta di 2 bambini. Quella la sorella era sposata, ha saputo queste cose, s'è mossa in cammino e gli trova la famiglia. E io gli piagnendo. "Signor, che ti succede?" Calma, calma", lu tedesco. "Ma vot so de Lazzaruno, vo so de ladri. E ma avete ammazzato mio nonno, ma avete ammazzato mio fratello, assassini", tutte parolacce. Ho detto: Signore, calma, calma." S'allontanò, ting! Ci so pure 2 bambini, senza casa, senza roba e senza niente. Eh, questa è la vita nostra. E io stoi, ma la Golemar m'ha ne capito, troppo ci vo. Campagne, 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 scappemmo, 3 ragazze, io, mia sorella e 'na signorina. Siamo jut in mezzo a nu bosco, sotto 'na quercia, che si era ricoperta, che tutte foglie, quando pioveva non ci pioveva sotto, non ci andava l'acqua. Non te lo spiegare come si chiama proprio in perfetto. Noi dicevamo i vitecchi, ma non lo so. E leggiamo salvete. Ma 'na signorina cul chi han bucat a chiesa, gli ha mosso di me 4, 5 soldati tedeschi, senza che te li spiego perché signorina mi capita pure me mo. Chi può se fa e basta. Ecco tutto. E dopo la guerra ci stai un po' di quando io in giro 'sti gente italiana, diciamo, patriotta, non so come ti deve dire, che se te si vedrai che tenevi l'urene di chiù, tenevi l'olio, tenevi il vino, li quattrini, se li pigliai. Allora no, la sora a scuro, in quella camera che m'ha portato sotto là, diciamo, la madrina prima quando all'alba, jagamela in quella camera e portamela a casa, perché tutti gli rambliando la notte per campà. Ecco la vita nostra come ho sofferto, quelle dei cani. Quel che so fatto fino a questi giorni fa, la contadina. Mi so sposata e ero contadina. Dopo ero 7 figli e poi un buona parte, un buon'altra ha ido tutte le Venezuela. Siamo rimasti io, mio marito e lo suocero. La suocera è morta, la figlia femmina li so sposati io, e Giovanni li so sposati io che fossero cognati. Uno entrò e uno scioglie i matrimoni a casa. Quello affidai e quell'altro se ne andò a casa del marito. 2 matrimoni tutto con un giorno. E le so accompagnate. Mo Cristi è morta al Belgio, la malattia, la donna. E quest'altro, l'uomo a Troiano è morto là, che vendeva sale, tabacco e tutte queste cosette. Teneva quella bottega, lo padre di 'sta signorina n'ha una mena, la guerra, qualche una mena gianco, e sta lo spaccio, servoia, e io i campani. Mangià polenta, pizza, verdure, tagliatelle con le fagiole, fave, piselli, patate, tutte queste robette qua. Adesso c'è da mangiare, c'è la carne, l'olio abbondante. Adesso sì, allora la carne li vedremo Natale, Pasqua e Carnevale, basta. E i matrimoni li facevo buoni, chili di noi li facevo buoni, e chi non ce l'aveva facevi i debiti e i figli li accompagnati sempre
meglio possibile. Il brodo con la stracciatella, agnello arrosto, al carne al sugo, ti posso dice tutti i prosciutti, alonze, ovallessi, tutte 'ste cose familiari. Oggi chi era a studio se li faceva in casa e chi no, chi era un po' glieli comproi. Pastarelli, becchinotti, queste cose. Noi quando mi sono sposata io, da 77, 78, 80 persone saremo a tavola. Per quel che m'ha fatto prima, che non m'ha dato lì la dote, la festa me l'ha fatta buona, io dico la verità. Però sempre là il dubbio, finendo mo che si morò, il dubbio che quello che io avevo pulito con non aveva niente. E che le altre 2 sorelle ha pigliato una, teneva una massaria lo so, e sta lungo tra Bisende diciamo e Penna Sant'Andrea, ma lungo no terreno coste, rostoni, tutte casate isolate, divertimento a balla a ballaiemo a carnevale, giovedì, il sabato, martedì, dopo al tavolo de Pasqua. Era la chiusura proprio che non si poteva ballare che era morto Gesù. E chi ci poteva esce, che ci io. E noi ci jemo qualche volta, ma non rai e non armenì, conta un po' sulla giornata che risolto, niente, da sola. I carabinieri, così via così sei no, manca le cani che te potevi non si può dice per la vergogna, non si può dire che una sera dopo buio, no buio buio, così così, da qua volevo uscì a fare 'na pipì fuori. Come uscì dalla porta: "Dove vai?" "Che ne te lo posto farli?" Ne vergogna di dire che me l'ha fatto fa nel vaso e poi l'ho buttata da fuori e non mi ci ha fatto io. Avevi paura che ci stai qualcuno nascosto. Manca se la fosse portata di te. E purtroppo quella era la legge e quello facevamo. Mia mamma m'ha fatto passare uova nere, che non era contenta di lui. E io ho venduto il profeti che mi volevi bene, ci volevamo bene. Forse non gli è saputo niente. Cambiando famiglia, eri mia la mia e non quella di mio marito, ma purtroppo questa è la vita della donna. Quando mi sono sposata era io a casa di mio marito che era disprezzata come una donna di servizio. Dopo, i fratelli incominciato a litigare e lo socio diceva: "Tutte e 2 fuori, tutte e 2". Io intanto solo sapendo che me l'aveva da io, mi so comprato lu tavolo. No, nu tavolo come adesso, 6 persone. Facevi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Girca poi di più, no, e mi so fatto sapere. Era amica con un nu furrere di Besenda, da Besenda. Era amica che io dagli 6 ai 7 anni, questo uomo che aggiustava i piedi all'asina, ai cavalli, alle mucche, tutte 'ste cose, era a Colemarm. Allora, tu portavi le vacche, quello portava le vacche e nessuno gli portava un bicchiere d'acqua o un bicchiere di vino o una fetta di pane con l'olio. Allora mi chiamano: "Vieni là signori, vieni qua signori, siete là".
tua mamma dove sta? Mia mamma sta a lavorà là a Fiorino, in 'nu pezzo de terreno lontano dalle chiese. E papà? Lo stesso, sta che mammà. Allora voi che mangiate oggi? Che li fa magnà? Io so' andata così, l'acqua gliele so preparate, le bestie l'ho viste. Mo' sto a giocare con questi più piccolini, dopo quando torna la mamma cucina. Ha detto: "Mi tocca a je besend", io cu vecchia, a gli fa nu panin, ci vuoi n'altra ora a je e n'altra ora per me ec. Ma come gli fa? La risata: "Zia che vuoi? Che serve?" Volesse una fettina di pane onde all'olio, s'altro non è, onde all'olio. Ho detto: "Ma te lo tengo io." E la mamma non c'è. Ma li si tagliato lu bene. Cogliogni, ma niente la pagnotta, non era abile di tagliare questo pane. Ho detto: "Sì, lo so tagliare." "Allora vieni con me, mi tagli il pane e io te lo aggiusto." Ho detto: "Va a prepararla ora tu, che io mo vengo." Io so jut a casa, so pigliato lu curtel, il piatto, la forchetta, so jut là lu 'esser 'e salsicce, so pigliato 2 corna 'e salsicce di carne e 2 corna di salsicce magre e grasse che le potevi spanne sopra lu pane. S'atto: "Mo o questo o questo. Queta le a goce e questo li può magnà pure crudo." Mi disse lu fornere: "Signori, dai un buon cucene puzzutolle e cognimele per farmi provà." So fatto provà: "Ma signori, fammeli qua 'na fetta de pane va, è buono." Gli so provveduto lu frascotto, lu bicchiere, lu bicchierone dell'acqua e fuori avevo mosso per me quando arrivate da Iule Mucca, lu accir dell'acqua, la tovaglia, lu sapone. S'arravete, s'ha pulito, tutto a posto. Quando andrete, s'assettet, gli so piglia 'na parnanza, non so ma mi capisci che vuol dire la parnanza. Gli so pigliat quella e gli so mosso a tracolla e m'ha detto: "Ma manco mi metti la Barbazzola?" Mi disse quest'uomo. Lo zii, facevo così. Lo zii, e che ne so mo li porci dapò che magniamo lu bene che li toccate ca la giacca to che è tutta sporca. Guarda quanto è sporca la giacca e io dopo la dovevo mangiare dopo. No, appoggiali qua così. Disse: "Ma tu guarda un po' sta guaiana, ma tu guarda sta guaiana quando ad essere interessata." E poi l'ho raccontato a mia mamma e se cose, queste cosa qua si te. Buono. Dopo me lo mamma, io so contenta e la mamma m'ha detto: "Vai a de s'aspetta che mo faccio 2 tagliatelle con la pomodora fresca perché allora ancora arrivò il pomodoro." Lo quella dice: "A vosso voluto sì, ma dice ma ne ha rien." E poi disse: "Scì, scì, non mi dissecò, che mi stenga a lu sotto all'ombra." E se sto magno con no. E da allora in poi quell'uomo m'ha guardato sempre con la bocca sorriso. Dice che è stato breve, che sono andato a mangiare senza l'ordine di mia mamma, dei genitori. Io l'ho dato perché grazie a Dio lo tenore di noi in prima e secondo ma uno aveva parte con le marma che ho bisogno perché io non può essere bene così, senza mangiare io e lo do a quel poveretto. Ecco, ho rimasto amico con quell'uomo. Quando mi ha saputo che io camminavo ai profeti, m'ha dato la paletta, non so quel che cerco io per prendere il fuoco. Lo sped che ci svicini, ci fai, lo soffiatore per soffiare, la tenaia per chiappare. Mi ha detto: "Questo è un regalo che ti faccio io, non mi da pagare niente,
peccato che non tu vuoi dire che tua moglie disse a mio marito. E io con sto fatto. Si fece una risata. Mio marito, lui e la moglie di questo ferraio. E sono rimasti amici fino da adesso, fino da ma mo' è morto, ma la moglie con tutto marito e tutti la via discorrendo. Era vecchio quando io ero una ragazza, immagina mo' se si potesse trovà. Questo bestio qua dove si trova? Hai tutte e 2, tanti maschi, tutte e 2 anni a Bisenti. Finito Troiana, andate a Bisenti. Profeta tanto, no, non so, questa settete. Che fa gioia quello lazzarone da oggi da ieri a oggi. Invece di pensare a studiare, capì completo, si cacciò i panni per lavare per lunedì, il sabato, no? Per lavare. E pensai, vai a vedere, cucina un mazzo di chi era disgraziato, ma parlava, il giocatore. Mi si pigliò gli logo, si li vennò a Bisente e comprò le fotografie del giocatore. Nella tasca. Che la tasca ci ha gioia, non io mai a cucire di soldi da 500 lire. Oddio, come faccio? Cosa l'ha rubato quello? Cosa l'ha rubato? Era più furbo lui che io che era vecchia. Va bene? La carta era vuole 500 lire. La fotografia, tutta la scansione, tutto a posto. Che era? Le cioccolatine. Ho fatto così. Vabbè, è dolcico. Ho che tipo, oddio, me la posso mangiare per la Rai. 2 anni ci io, da lui alla non ci arrivò, zappa la terra come le sapevo. Ha fatto il zappaterra tutte e due. Quell'altro bestia, ammalato di bronchite, è stato all'ospedale, avevamo curito, avevamo fatto tutto di tutto. Li portiamo là una parente, quelli li a portà, quando arrumma il tempo, e li al pericolo, ombrelle, stai vicino a Bisenti, stai le scuole, ma si sa dove sta. E lo ponte per a Castiglione si sa dove si trova, quello stai appena lo ponte, loco. Invece di bravino, fi così, e trovo là che se sta parente. Se li io loco, 2 anni, da Lugano arrivo là, zap, ha saputo. Quando era incinta no, non lo sapeva, ma passando dei tempi, da una gravidanza a un'altra, già si conosce che quando si girava, uno un buio io e uno un buio io che so. Dice, facciai in testa mia, uno che tu, uno come non vuoi alle rose, non entrare la porta basci. Ma è vergogna, sono giovane, non lo so, ma purtroppo questi che noi sempre quel dubbio che uno che era tu, uno era una bestia rossa che non poteva uscire. Va buono. Dice che qua, dice qua. E sette, mezza ma, cosa da fame, quando è mi che ti dà lo stormo. Sto cavolo, era due bestie maschi, non ne fame. Sì, sì, sì. 5, tutte e 5 in casa. E mi è andata sempre bene, grazie a Dio. I gemelli si impaurò, pure una bianchina si chiama moglie. Primo colpo ci sto solo. È uscito uno, io della camera, io in cucina, ho detto io a mio marito, io devo chiamare un medico che uno è uscito e non ce ne sta, mi si presenta storto. E io, quello le avevo, la mamma che le avevo, una cosa del genere, ti può venire pure un colpo di che c'era morto la pelle, che uno con la barba c'è morto, che 2 gemelli maschi. Si scoprì la conclusione, morì mamma e figli. Quando io su terra, così sta la donna dentro la cascia. Una qua e questa là.
Allora io dicevo: "Mo mi moro pure io". E quello il bianchino s'impaurò, giusto, lontano dal paiòs, non ci sta nu mezz che ti carga, ninti 'na stret dove passà. E quando arriva o ponne o peschero o atru o pure io, ci vogliono un mument n'ora, dice sa morte, mamma e figli. Currò mio marito ha bisogno a chiamare un medico, ma io l'ho fatto sola. Quell'altro m'ha lavata, m'ha fasciata, ha vestito i figli e tutto. Quando mi ero in barone a quei giorni, dice: "Sta bene la Commaruccia, sta a posto". M'ha smandato, attendete, Commaru, stia tranquilla, stai a posto. Visto il pozzo, visto la pressione, m'ha visto tutto. No, 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 non c'è niente di straordinario. Sai stato un pocotto a parlì, solo che m'ha condannat, ho da fare lu battesimo domene, non più lungo di dopodomani, perché il bambino sta bene, c'ha lo strillo è violento, non è che piagna, strillava forte. Dice: "Allora, chi ne sappiamo ma noi se t'è che difetto all'intestino, che parte? No, vediamo che ecco, vediamo lu pozzo, ma lu tonto non ne vediamo". Allora dice: "A battesi". Dopo a battezzata, fu entrato dentro la chiesa e lu prete da fare l'obbligo suo, 24 ore la creatura, 24 ore tu devi fare l'obbligo tuo, come uno grande. E se invece che senza battezzà, dice tu non ci puoi manco passare lungo davanti alla chiesa, perché che è pagano che non ci potevi passà. Allora avevamo battezzato il giorno appresso, alle presso le 2 a in chiesa, ho battezzito, grazie a Dio. Ma sa mezza imbolsita, che sennò è stato sempre buono. Solo benite, ha sofferto di bronchite, che costata è stato sempre buono. 5 figli, io ho fatto sempre il letto mio. Lucia si chiama la prima, Sabina, Tandina, Benita e Anna Maria, s'è fatto tutto là. Non si usava allora. Mo' a battesimo quando aveva 4 mesi, 5 mesi, 1 anno, la mamma se li porta col carrozzino e va mamma e figli. Allora no. Allora in chiesa, quando facevo il battesimo, il papà, che era il papà, se ne aveva giù da solo a terra, se ne aveva giù lo portavano dell'entrata, perché che non c'era, non aveva sta vicino i genitori. Mo' che cosa significava non te lo saggio spiegà, però saggio che di papà aveva gli fuori. Come no? Di femmine li ten, tutte e 3, 2, ma l'uomo, mi sono arreso, perché dopo sono 2, gli da fa l'urghella lu compare uomini e l'urghella la camera femmina. E io non le tenevo la possedente di fa 4 chili. Allora ha preso 2 uomini. Quando mio marito m'ha domandato, dice: "Che mo vai lungo la strada a trova sta gente". Gli dicevo: "Toni, c'è, questo li sacci". Dice che ne aveva pigliato uno. E dopo io piangeva quelle lacrime così forte che mi diceva la testa, ma non che mi diceva la testa, è la verità. Io tenevo lo strumento per uno, ne tenevo lo strumento per 2 battesimi, perché ci volevo la camicia nuova, la fascia, la mantelluccia, lu cuscino, lu volo, lu sinalotto, lu barrotto, le scarpe, le calzette, le guante, il cappello, la bavagliera, tutte queste robe. Io ne tenevo per uno solo, ne tenevo per 2. E piagnoia, no,
una giornata intera sempre le lacrime addosso, una signora mi poloia, nessuno poteva sapere che era sto piagno. Arrivò un bel momento, entrò la socia e diceva: "Hai per rubare cogliere di tua figlia, pigliali che la tua figlia per mandare ancora a cuore e con lei diceva". E mi sentò la signora che sta sempre a pulirmi le lacrime. Non parlò, zitta. La socia invece di dirmi che come era brava, m'ha detto, mi s'abbassò, cerca a mamma. Lo sai che vuol dire? Dice che me la voglio fare dà a mamma la biancheria. Io prima piagnoia, ma dopo s'arragò tutto il letto. Allora questa donna ha capito che io stai a piangere che non avevo visto con l'altro figlio. Sciò tutto quindi, se ne ognuno per conto suo, mi disse: "Ma te me la dici a mo? Perché piangi?" Ah, dicevo io, non mi facevi manco a parlà. "Ma che piangi? Che non dì lo vestimento più?" Zitto, te li porto io, te li vesti io, guarda come li vestiti io. Che non te ne manco più lo russo per parlà. Quella donna io alla casa so, e se io sto in questa casa bella che si sta cascata, mo lu muro, logo, ci passò da fianco. E questa vedo la casa di giù, la casa nuova. Io la casa, piglio la roba, li porto su ecco per io. Netterli di do e fatto, e per zi. Mi si stringerà un po' la mente. Ma, che vuoi ma dici che non hai i soldi, ma se io presente tutta quella donazione, ne trovi subito, te la voglio far venire da pescare. Allora a mo mi servono lui torna appresso, come faccio? Che ci faccio io 2 viaggi, una volta che una volta nera, non è buono. Intanto quella donna m'ha risolvo a darmi lo vestito che tenevo per i figli, e ho fatto il battesimo. E gli è buono, grazie a Dio. Sarà forse una di Gesù della Madonna, non lo so. Che te io da così 6 anni tengo la voglia, vedo che i tuoi genitori fatto il fene, avevi fatto già da ieri, avevi fatto il fine. E mio padre no. Tengo la voglia che voglio fare pure io, e c'è sempre quella voglia di fare, di andare avanti. Che un giorno andando alla stalla, giù, con la casa vecchia, stai a guardare, che stai guardando, mi faccio lo socio maschi, e stai a guardare, a chi lì no, ci siamo, e a cosa ci sta se buono, sta chiesa, la mattare a luglio, io faccio una ricetta, noi che lavoro in proprietà pecora, di andare avanti, di andare avanti. Mi so portata frente a mo non posso camminare, mi dammi un piede da sul letto, mi porto che ma piede che mi porto sul letto, io tengo la desiderio che ne ha fatto la mascetta, che ne ha fatto quello, che ne ha fatto quello. Che posso fare? Questo m'ha mosso in mente Cristo e questo è. Grazie, che mi piace. Mo l'olio li fiasca sempre piene, la farina se nemmeno mulino ci sta che le vende. Il pane non le fa più nessuno, manco i contadini se lo compra. Che ti posso dire? Ieri mangiavamo la polenta, sera, mattina e giorno, il pizzo, foglie e tutte queste cose. Mo la verdura le mangio per lei, la pizza le mangio per lei, la polenta te la fai quando c'hai voglia, allora facevi la polenta solo con la pomodoro, nemmeno che ci metto in sa. Ma io invece li fammi di mo
se fa la polenta ci mette la salsiccia, ci mette la vendresca, e ci mette sempre il formaggio buono grattugiato, lo fiascotto delle pomodoro fatto a pezzetti come si usa quelle all'Italia, che non quelle passate, che c'è belle, quelle no tremende, lo pezzo della pomodoro che ti dà sapore all'inverno. Allora che era lo strato fatto allo sole. Quella era la legge. Mettevi la cucchiainata dell'olio e stop. Beh, le persone da adesso non per proteggere meglio i genitori, troppo. Per quello che capisco io, tanto per le donne, tanto per i guaglioni maschi, vedo questo qua, ma adesso è mio nipote, ma troppo, troppo, e per le donne troppo, troppo di più, perché la donna non per cattiveria, se non la ritira oggi, domani non vengi tu, pensi sempre a lei. E la donna dopo che è partito un colpo, è partita tutta la vita. Già mi capite signorina? Quelli che li dica a cosa, faccio che si rimandi, ma l'operaio basta che ci cappa la mesetta. Però mo a sa cagnetta un pocotto. Tutti tenta a reggersi un po'. Ti posso dire che so capito. Ma è un'altra vita. Tanto per l'uomo, tanto per la donna. Ma le femmine portano le macchine, le le do, dice ma che non te la legge la macchina? Che esce solo, va là, va qua. Io mi sono, se portassi io la macchina, già andasse. Perché la donna è la donna, l'uomo è l'uomo. Che dice a Dio tuo, studente come sei, la donna di oggi e l'uomo di oggi e di ieri non lo sai, ma però l'indossa da mo, l'indossa da quello, l'indossa da quello. Che fosse meglio quelli di oggi o quelli di ieri. Per l'uomo è meglio quelli di ieri, ma per te a me non mi va. Non ti posso dire niente, perché mo non ha bisogno di figli, no, da poi i consigli dai vecchi. Già ce l'ha in testa, ci nasce con quella testa ben composta, perché ce l'ha le famiglie. Allora io invece non ce la voglio e non ti potrei dare nessun consiglio. Dice i WhatsApp, va là, fa quello e fa quell'altro. Non c'era nessun discorso. Questo è l'importante della vita. Oggi ci sta, ieri ne tenevamo e manco potevamo di sedersi, di volerle. Canne di noi, quelle di noi e quelle di mettei. Prima era più i rozzi, noi gentili. Adesso siete una paragonata. Il povero fa più furore il povero oggi non il ricco. Perché non lo so. Il povero fa e dice, si mette una bella veste, un bel vestito, un bel paio di scarpe, sia l'uomo sia la donna. Il ricco si presume, ma come se tanto normale. Tanto lei che ti centinaia e centinaia in tasca, tanto io che sono una poverella, c'ho solo quello con sta fazzoletto, non più altro. Ma se sbaglio non lo so, perché mi manca pure qualche cosa, ormai ci manca pure qualcosa qui. Io vi ringrazio, tanto tanto, tanto piacere che mi è venuto a visitare, mi fate scalmare a ricordare tutte queste robe vecchie. Che ti posso dire?